Ciao a tutti amici e bentornati. Bene, innanzitutto una piccola premessa, volevo ringraziare tutti quanti coloro che si sono iscritti perché abbiamo sfondato il tetto delle 250 iscrizioni. È vero, non sono tantissime, però considerando che il canale è stato inaugurato a gennaio di quest'anno, del 2021, essere già arrivati qui adesso alla fine di aprile a 250 iscrizioni e averle anche un po' superate è per me fonte comunque di soddisfazione, perché significa che tutto sommato c'è qualcuno insomma che apprezza il lavoro che faccio. Se non siete ancora iscritti vi invito a iscrivervi in maniera tale che più siamo e meglio stiamo, più le iscrizioni aumenteranno, più io sarò in grado di fornirvi un servizio sempre più accurato, darvi sempre informazioni più dettagliate, sempre più in anteprima e sempre più piene di curiosità di vario genere, perché questo vi ricordo che è un canale multitema, quindi affronteremo non solo il modellismo ma anche altri argomenti che man mano vi sottoporrò, che comunque fanno parte delle passioni che ho nella vita. Bene, fatto questa piccola premessa, grazie ancora a tutti e grazie a chi si iscriverà. Vi ricordo che l'iscrizione è assolutamente gratuita e serve proprio per supportare il canale, quindi per darmi modo di offrirvi un servizio migliore. Passiamo all'oggetto del video di oggi. Come sicuramente molti di voi avranno già riconosciuto dalla scatola, sto parlando dell'action figure, possiamo chiamarla così, anche se è più un modello, se vogliamo, molto più simile ai modelli robotici, di Hariken Polimar. Hariken Polimar è un anime giapponese, è stato creato intorno agli anni 70, se non erro nel 1974, dalla Tatsunoko Production e fa parte di tutta una serie di prodotti anime creati appunto dalla Tatsunoko in quel periodo. I più famosi dell'epoca sono sicuramente questo qui, Hariken Polimar, poi c'è Keshan, il ragazzo androide, e poi Tekkaman, il cavaliere dello spazio. Sono tre anime che io ho amato particolarmente, ma sicuramente dei tre Polimar è quello più divertente e adesso andremo a vedere perché. Il personaggio è stato creato da Tatsuo Yoshida, si compone tutta la serie di 26 episodi che qui in Italia sono arrivati nel 1979 su Antenna Nord. Poi, se non ricordo male, nell'81 fu trasmesso invece a livello un po' più diffuso a livello nazionale da Rete 4, che è stato fatto anche un remake poi nel 96, un OAV come si chiamano in gergo, dal titolo Hariken Polimar Holy Blood. Però sinceramente a me non è piaciuto molto perché a parte la storia non ricalcava molto quella originale, è stata un pochino, diciamo, cambiata. Ma oltretutto le dinamiche proprio dell'animazione, le scene avvenivano con una rapidità tale che facevo difficoltà anche a seguirla e sinceramente le immagini, per quanto scorrevano veloci, io nemmeno riuscivo bene ad apprezzare la qualità diciamo dei disegni, quindi io rimango più diciamo fedele all'originale Polimar, quello fatto appunto negli anni 70. Di cosa parla Hariken Polimar? Polimar è la storia di un ragazzo, Takeshi Onikawara, figlio del generale Onikawara, capo dell'Interpol, con cui spesso si trova in disaccordo su come lui gestisce i casi a cui lavora. Questo porta padre e figlio ad avere, diciamo, una differenza di vedute tale che costringe poi Takeshi a lasciare la casa del padre per andare a vivere da solo. Nel frattempo però avvengono alcuni avvenimenti nella loro città, che è la città di Washincho, una città immaginaria del Giappone che in realtà non esiste. Cominciano a nascere delle bande di super malfattori con questi criminali che sono attrezzati con delle tute particolari che vedremo nei vari episodi, ogni volta ispirati ad animali diversi, anche animali di fantasia. Il nostro grande Takeshi è sempre stato un ragazzo abbastanza coraggioso, nonché un abile esperto di arti marziali. Decide di seguire un caso a cui stava lavorando già il padre, quindi incomincia a investigare per conto suo
ed entra in contatto con il dottor Origasteru, che era lo scienziato che era stato preso di mira da questa prima banda di criminali contro cui si troverà a combattere. Purtroppo arriva quando questi criminali hanno già ridotto in fin di vita il dottor Origasteru, e quindi quest'ultimo, quando vede che Takeshi è un ragazzo di nobili principi che è andato lì per aiutarlo, decide di regalargli la sua ultima creazione che probabilmente era anche nelle mire proprio di questa banda di criminali, e fu così che gli fornì il Polymet. Il Polymet è praticamente un casco che conteneva una sorta di meccanismo mediante il quale un polimero sperimentale chiamato appunto Polimar era in grado di ricoprire il corpo di chi indossava questo elmetto e di dargli delle caratteristiche eccezionali, quindi altissima velocità, altissima resistenza, addirittura riusciva a respingere le pallottole. Sebbene si impiantassero sul suo corpo, lui riusciva comunque a farle riuscire fuori senza subire danni fisici, ed è un po' assimilabile, se vogliamo, alla tecnologia dei nanorobot che stiamo sviluppando oggi, no? Quindi in pratica questa combinazione di polimero e nanotecnologia era in grado, oltre che dargli queste facoltà eccezionali, anche di far trasformare chi indossava questo elmetto in alcuni apparecchi, come ad esempio lo sparviero, che era una specie di aereo, un bulldozer, una specie di sottomarino e così via. Se non erro, 5 trasformazioni in totale. In un momento, quindi, non riuscendo a salvare comunque la vita del dottor Origasteru, Takeshi prende questo elmetto e va via, decidendo chiaramente di usare questa nuova invenzione per difendere l'umanità, possiamo dire. Fu così che decise però di dover studiare un modo per poter essere aggiornato su ciò che accadeva, no? In quanto, non vivendo più a casa con il padre, aveva difficoltà a reperire notizie di prima mano relative a questi fatti criminosi. Fu così che decise di farsi assumere da Joe Kuruma, che era un investigatore privato che si faceva chiamare Sherlock Holmes Jr., pur non avendone le capacità intellettuali, il quale aveva l'ufficio proprio di fronte alla sede dell'Interpol, dove lavorava il padre di Takeshi, e quindi da lì Takeshi era in grado di tenere sott'occhio il padre e al tempo stesso di lavorare sui casi a cui lui lavorava, perché Joe Kuruma aveva il vizio di andarsi a rinfiltrare nelle indagini del generale, e spesso questo creava divertenti battibecchi che portavano anche a piccole liti, anche se sempre molto comiche, perché il bello di questa serie è proprio che, oltre ad essere una serie d'azione, aveva anche dei risvolti molto comici, sia per quello che combinava Kuruma, che tra l'altro era assistito anche dall'avvenente Teru Namba, una bellissima biondina che ha fatto innamorare tutti i bambini dell'epoca, e dove era presente anche il cane dell'agenzia investigativa, un bel San Bernardo di nome Barone. Tra l'altro questo cane aveva la capacità di fare la voce sottocampo nell'anime, no? Con delle battute e dei ragionamenti che facevano presupporre che avesse capacità intellettive simili a quelle dell'uomo. E tra l'altro Barone, grazie a un episodio fortuito, era l'unico che era entrato a conoscenza del segreto di Takeshi, ovvero era l'unico che sapeva che Takeshi in realtà era Hariken Polimar, e questo segreto che chiaramente manterrà per tutta la serie, composta appunto da 26 episodi, e che verrà svelata solo nell'ultimo episodio, quando, per salvare la vita ai suoi amici, quindi al generale, a suo padre, il generale, a Joe Kuruma e a Teru, che erano stati legati insieme a lui su una specie di tavola della tortura, dove un laser ad alta energia stava per ridurli a pezzi, Takeshi, su assist di Barone, che come un calciatore gli lancia il casco al volo, riesce ad infilarsi il Polymet e quindi a trasformarsi in Polimar e a salvare tutti.
Chiaramente questa poi sarà la fine della serie, purtroppo, dove però diciamo il finale fa vedere che comunque Takeshi si riconcilia col padre, pur decidendo di continuare a lavorare nell'ufficio di Kuruma, e dove si presume che in futuro collaboreranno tutti quanti in armonia insieme per la soluzione di nuovi eccezionali casi. Le musiche, specialmente la sigla, molto bella, sia quella iniziale che finale, che sono Tatakae e Polymar, quindi Combatti Polymar e Tenshin Polymar, sono cantate da Isao Sasaki, ben noto a tutti gli amanti degli anime giapponesi per aver cantato anche la canzone di Grandizer, quindi di Goldrake, ma in Giappone è famoso soprattutto per quella di Star Blazer, ovvero la corazzata spaziale Yamato, anche quello tra l'altro un bellissimo anime che amo molto. Bene, fatta questa piccola parentesi sulle curiosità, andiamo ad aprire la scatola. Anzi, prima ve la mostro un pochino meglio in dettaglio. Come vedete abbiamo questa Windows, questa finestra trasparente sul davanti. L'anime è prodotto dalla Tatsunoko, ma la figure è prodotta da Sentinel, su licenza ovviamente della Tatsunoko. Come vedete qui c'è anche un po' la descrizione, ci sono delle immagini un po' artistiche del Polymar. Qui c'è il simbolo che Polymar aveva sul petto, che tra l'altro si illuminava anche sulle mani quando si potenziava, e qui c'è come al solito le solite descrizioni in giapponese che non vi traduco semplicemente perché non lo so. È al momento praticamente l'unica action figure di Hurricane Polymar. Esistono in realtà delle figure prodotte da Banpresto, tra l'altro molto più piccoline e con una qualità secondo me molto discutibile, quindi forse molto adatta più a un pubblico di bambini che a un collezionista adulto. Rimangono simpatiche nell'insieme e poi magari hanno il vantaggio che sono disponibili, perlomeno erano disponibili all'epoca quando sono state prodotte, un po' tutti i personaggi della serie, quindi era più facile collezionarli tutti. Questo della Sentinel, che è stato poi fatto in varie versioni, perché troviamo questa che ho io, che potremmo definire la versione anime color, anche se non è questa la dicitura con cui è stata poi venduta, però è quella che rispecchia i colori un po' originali dell'anime. Poi c'è come al solito per questo tipo di prodotti una versione colorata black, quindi nera, e invece una bellissima colorazione metal, dove vengono ripresi sempre i colori originali anime, però con una tonalità di vernice metallizzata, quindi che dà un'impressione più metallica del tutto. Questa, quando l'ho presi io, costava intorno ai 100 euro, mentre quella in versione metallica che troviamo adesso anche in maniera abbastanza rara si parla di prezzi che superano i 200-250 euro. Bene, andiamo ad aprire un attimo la scatola. Chiaramente è una scatola che io già ho aperto perché è un prodotto che già avevo. Allora, piccolo manuale di istruzioni, basetta con il supporto per tenerlo nelle varie pose che più ci aggradano, e ovviamente il Polymar. Eccolo qua. Oppa. Ecco qua, come potete vedere il contenuto della confezione è abbastanza minimale. Vi ho già fatto vedere la basetta. Il resto del contenuto prevede l'action figure di Hurricane Polymar insieme a 2 set di mani supplementari che, come possiamo vedere, la figure già monta quella a pugno chiuso, vedete? Mentre vengono fornite quelle con la P di Polymar nella versione quando lui si potenzia prima di colpire, quindi che visualizza una P luminosa, anche se qui chiaramente è solo disegnata, quindi non fa luce.
e un'altra versione a mano aperta senza la P disegnata. Allora, la verniciatura è ottimale, presenta alcune parti in rosso lucido, come possiamo vedere ad esempio qui sopra diciamo il petto o sopra le spalline, la parte degli addominali, la parte diciamo superiore della coscia e il casco, vedete? Le ali, diciamo ali mantello, sono di plastica abbastanza diciamo rigida, non si piegano molto. Qui dietro possiamo notare che è presente un piccolo interruttorino con il vano portapile, perché in realtà questa figure ha la possibilità di far accendere la P sul petto, che chiaramente può simulare il momento diciamo, del potenziamento di Polimar, e questo soprattutto avveniva appena dopo la trasformazione, quando lui compariva al cospetto dei propri nemici, faceva come prima cosa illuminare la P, perché lui nella scelta artistica dei disegnatori compariva sempre da una zona di penombra, quindi la prima cosa che si vedeva era questa P che si illuminava. Bene, dopo aver dato un'occhiata veloce alla confezione, ecco, passiamo all'action figure vera e propria. Come vedete l'ho posizionata sulla basetta in maniera tale da rendere un po' meglio diciamo il posizionamento, in quanto ho visto che senza la basetta ha un po' di difficoltà a reggersi in alcune pose. Chiaramente ve lo faccio girellare a mano perché io non ho per girellarlo, per fare la girellata sono ancora molto povero, ragazzi, quindi devo attrezzarmi ancora. Ecco, possiamo notare qui c'è del lucido anche nella parte dei polpacci. Allora, la parte dei polpacci tra l'altro è metallo, qui è metallo, il resto della gamba è plastica, le braccia sono in plastica, le spalline anche, il casco anche, mentre la parte del busto, quindi del petto, è metallo, il resto è plastica. Beh, diciamo insomma che come sempre in questi casi siamo intorno al 45% metallo e il resto plastica, ma d'altronde per le action figure è quasi una scelta obbligata, perché poi altrimenti se fosse tutto metallo magari avrebbero più difficoltà a tenere le varie pose che adesso andiamo un po' a vedere, e che comunque per una figura di diciamo un esperto di arti marziali forse doveva consentire forse qualche movimento un po' più estremo, cosa che non mi sembra riesca troppo a fare. Il calcio, ecco qui vedete, ha un'escursione un po' troppo diciamo limitata, no? Bisogna proprio inventarsi qualcosa per farla arrivare in alto, così non va. Ecco, diciamo bisogna fare qualche sforzo per fargli fare i calci molto alti, il che non va bene perché una figura di un personaggio come questo necessita di un maggior lavoro di ingegneristico per fargli fare le pose da arti marziali. Il ginocchio si piega a sufficienza, vedete? Riesce a toccare anche la parte del sedere, diciamo. Buona mobilità dei piedi, simulano bene le caviglie. Ecco, diciamo giocandoci si riesce a fargli prendere qualche posa diciamo un po' più acrobatica, però comunque non molto estrema, quindi comunque a meno che non vogliamo mettere la gamba completamente girata così, ma non è il movimento reale che verrebbe fatto durante un calcio di questo tipo.
calcio che nel karate viene chiamato Mawashi Keri, per chi lo conosce, no? Oppure Ura Mawashi Keri, perché prevede anche la rotazione, o Ushiro Mawashi Keri, sempre con una rotazione in base a delle piccole varianti, però non riesce ad alzare comunque la gamba a sufficienza e costringe a mettere il ginocchio girato così, che chiaramente non è la posizione giusta della gamba, che dovrebbe essere questa durante il calcio. Ok, oltretutto io ho provato, ma ho un'estrema difficoltà a farlo tenere in queste pose anche con la basetta, quindi presumo che le pose da combattimento vere e proprie, per quanto riguarda i colpi dati con gli arti inferiori, siano impossibili da tenere diciamo come posa. Da quello che ho visto un po' tutte le giunture sono abbastanza morbide, quindi diciamo che non c'è una vera e propria possibilità di farlo tenere senza la basetta d'appoggio, secondo me. Le braccia si sostengono bene, ma le gambe secondo me lasciano molto a desiderare. Gambe che tra l'altro adesso, facendo le prove, ho visto hanno perso anche qui una scheggiaturina di vernice bianca. Non sarà un problema magari rifarlo, perché il bianco si corregge bene, però comunque è un problema, perché vedete va troppo diciamo a collidere con la parte del ginocchio vero e proprio, quindi è sicuramente un po' un errore progettuale, oltre che un difetto di verniciatura vero e proprio. Allora ragazzi, cosa possiamo dire per concludere questa piccola recensione di questa action figure? Sicuramente non è il Polymar definitivo, sicuramente dovremmo aspettare nuove varianti, nuove edizioni, nella speranza che qualche azienda lo voglia comunque, diciamo, produrre, perché questo a mio avviso non rende giustizia al personaggio. Non che sia fatto male, perché comunque ha delle cose anche carine, ad esempio il viso è abbastanza ben fatto, non so se si riesce bene ad apprezzare, ed è forse la parte più bella di tutta la figure. La realizzazione a livello stilistico del personaggio è ben fatta, ma la realizzazione pratica, come ad esempio la messa in posa nelle varie tecniche di arti marziali, è sicuramente discutibile, sicuramente non soddisfacente. Se dovessi dare un voto a questa figure gli darei solamente un 6, perché comunque, diciamo, soddisfa l'unico requisito di base, abbastanza simile per quanto possibile al personaggio dell'anime, ma di sicuro a livello di funzionalità non è ben realizzata. Ovviamente non mi sono soffermato sull'uso delle braccia eccetera, ma diciamo queste non creano problemi, riescono a, diciamo, a farsi posizionare come vogliamo, non hanno grosse difficoltà. La cosa che non mi ha soddisfatto assolutamente è invece le gambe che tra l'altro, ecco, anche se quando le mettiamo in versione piegata come in questo caso, lascia intravedere il sistema dello snodo, che non è molto bello da vedere, insomma, perché dà proprio l'impressione del giocattolo in questo caso, no? Fatto così, quindi magari andava fatta una cosa che abbassando il ginocchio qui doveva esserci una sorta di copertura, magari doveva mantenere questo qui attaccato da questa parte in maniera da nascondere di più lo snodo. Invece, avendolo messo in questo modo qui sopra, costringe a fare dei movimenti ulteriori, che vedete qui una cosa buona che hanno fatto era fare il ginocchio con due punti di snodo, quindi sopra e sotto, e che riesce a fare questo. Però se noi muoviamo solo la parte sotto dello stinco, diciamo, qui rimane aperto e quindi non è molto bello.
forse andava studiata qualche cosina di diversa, magari un pezzo qui che uscisse fuori, non lo so, comunque andava studiato meglio. Nel complesso io posso consigliarlo a chi è amante della serie di Polymar solo fino a che non sarà disponibile un qualcosa di nuovo. Quindi quando magari qualche azienda, che ne so, magari se Bandai acquisisse i diritti magari potrebbe produrre una versione magari più bella, oppure qualche altro produttore, non so, io adesso ne ho detto uno a caso, perché questo della Sentinel sinceramente andrebbe un po' rivisitato a livello tecnico. Auspico che magari anche la stessa Sentinel magari possa pensarci, perché tutto sommato è un prodotto discreto a livello visivo, ha solo questi problemi di funzionalità che ne impediscono un po' diciamo l'utilizzo senza la basetta e senza soprattutto la possibilità di tenerlo nelle pose più belle, quindi in quelle acrobatiche. Diciamo che si regge in piedi da solo, ma si regge in maniera molto precaria, basta un nulla, un minimo di, vedete, un po' di movimento e pluff, cade giù, quindi non ha molta stabilità. A parte quello, a livello estetico è molto bello, ha sicuramente un aspetto più slanciato rispetto a quello che vediamo nel cartone animato, sembra che Takeshi sia molto più alto. Comunque, a parte quello, diciamo, per il resto ricalca abbastanza il disegno visto nell'anime, forse ad eccezione della parte questa delle ali bianche, che è un po' troppo stilizzata e modernizzata. Quella nel cartone animato qui era molto più arrotondato e più larghe. Ok? Bene ragazzi, secondo me possiamo concludere qua con questa recensione di Polymar. Spero vi sia stata d'aiuto per l'eventuale scelta su un eventuale vostro acquisto. Io ripeto, ce l'ho in collezione, ma sinceramente spero che ne arrivi presto una magari fatta un pochino meglio. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e mi raccomando, continuate a seguire il canale. Un abbraccio a tutti, ciao 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 ciao!